Mi è capitato in precedenza di parlare della diffusione della musica, dell'Ovest al di là del muro di Berlino e di alcune produzioni fatte nei paesi del blocco sovietico che, a parer mio, vale la pena conoscere. Oggigiorno, seppure con tutte le tante dovute differenze, esiste ancora una nazione dove a quanto pare la musica e in generale la cultura estera vengono diffuse con molta difficoltà. Parlo ovviamente della Repubblica Popolare Democratica di Corea, meglio nota con il nome di Corea del Nord. Dalla sua nascita nel 1948 ad oggi, la Corea del Nord si è chiusa in un isolamento molto aspro rispetto al resto del mondo, vietando la diffusione di film e musica provenienti da altri paesi. Il tutto si è ulteriormente irrigidito a causa delle sanzioni a cui questa nazione è sottoposta per via della corsa agli armamenti. Parlando di musica e cinema, ad onor di cronaca, si deve sottolineare come sotto Kim Jong-il ci sia stata un'apertura. In ambito musicale hanno cominciato a diffondersi generi come il pop e il jazz, mentre per quanto riguarda il cinema, soprattutto statunitense, si dice che il dittatore fosse molto appassionato, a tal punto che durante il suo corteo funebre abbia richiesto espressamente che la sua auto venisse scortata allo stesso modo in cui faceva Clint Eastwood nel film Al centro del mirino del 1993. Seppure sulla carta sia uno stato socialista, la Corea del Nord risulta essere un'anomalia rispetto a quanto visto prima di essa, in quanto di fatto può ricordare a tratti una monarchia assoluta, dove il potere viene tramandato da padre in figlio, con il capostipite Kim Il-sung, a cui è succeduto prima il figlio e infine il nipote, l'attuale leader Kim Jong-un. Le stranezze non finiscono qua, in quanto la Corea del Nord, oltre ad essere una sorta di monarchia di stampo stalinista, può essere considerata anche l'unica necrocrazia al mondo. Infatti, nonostante il fondatore dello Stato, Kim Il-sung, sia deceduto nel 1994, ricopre ancora oggi il ruolo istituzionale di presidente eterno. Seppure la carica presidente eterno sia una mossa propagandistica dei Kim e di tutto l'establishment per mantenere il potere, questa carica non è un mero omaggio alla memoria, ma una presenza ben tangibile nella vita di tutti i giorni per i cittadini nordcoreani. Basta pensare che annualmente, durante il Giorno del Sole, ricorrenza simile al Natale, dove però, manco a farla apposta, si festeggia la nascita di Kim Il-sung, viene trasmesso un suo discorso alla nazione, che è stato finora d'archivio, ma chissà se a qualcuno in futuro verrà la felice idea di far pronunciare nuove e più attuali parole allo scomparso leader attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Anche Kim Jong-il, nonostante sia deceduto nel 2012, continua a ricoprire un ruolo istituzionale. Il culto della personalità su entrambi li fa apparire agli occhi del popolo quasi, ma forse senza quasi, come delle divinità. All'interno del paese non c'è internet, ma una rete locale e sono pochissimi nordcoreani che possono viaggiare all'esterno, motivo per cui poco o nulla trapela di ciò che accade nel mondo e lo stesso vale per le informazioni interne a questo paese. Le poche notizie che abbiamo provengono da persone fuggite che hanno avuto modo di raccontare la quotidianità del paese attraverso libri, documentari e interviste. Rispetto a ciò vi consiglio la testata online in lingua inglese NK News. Fondato a Seoul nel 2011, questo magazine fornisce notizie, analisi e approfondimenti sulla Corea del Nord. Detto questo, però, data l'impenetrabilità di questo paese, le notizie che arrivano sono a volte ingigantite, altre volte totalmente false, motivo per cui ci risulta difficile filtrare il vero dal non vero. Tra le bufale musicali più clamorose c'è stata quella relativa a Re Seong-won, ovvero la rockstar punk più famosa della Corea del Nord. L'artista era stato scovato da un programma radiofonico di Boston, ma il tutto si rivelò essere falso e a quanto ne sappiamo in Corea del Nord non esiste una scena punk rock. Tuttavia, poiché i nordcoreani sono circa 25 milioni, nonostante i media nazionali esaltino da generazioni il culto dei Kim e dell'esercito, cercando di creare una bolla nella quale far vivere i suoi cittadini, e nonostante vi siano pene severissime per chi va contro lo Stato,
come la reclusione per generazioni e dei parenti all'interno di campi di concentramento, sembra impossibile che all'interno del paese non ci sia una sorta di movimento carbonaro che cerca di conoscere cosa accade al di fuori della nazione e magari di riproporne una propria versione originale e autoctona. Una riprova che ciò possa accadere la ritroviamo nella scoperta di una storia, quella riguardante la Yellow King Press, piccola casa editrice che a quanto pare ha pubblicato fumetti sovversivi a cavallo tra gli anni 60 e i primi anni 90. La storia è molto interessante e vi lascio in descrizione un link ad un vecchio articolo pubblicato da Bizzarro Bazzar. Per quanto riguarda invece la musica, la storia è diversa, in quanto, come detto, durante buona parte della vita di Kim Il-sung erano consentiti solo i canti tradizionali e tutto quello che proveniva dall'estero, come ad esempio il jazz, ricadeva nei generi proibiti. Tuttavia, a partire dagli anni '80 cominciarono a comparire sulla scena gruppi musicali che elaboravano testi in linea con il volere del regime, quindi parliamo di esaltazione del leader, sentimento anti-americano, glorificazione dell'esercito, eccetera, eccetera, ma che si prendevano delle licenze per quanto riguarda la parte musicale, soprattutto l'arrangiamento, dove gli strumenti tradizionali lasciavano il posto a una strumentazione moderna e occidentale. Questo è il caso dei Pochombo Electronic Sample, gruppo attivo tra una moltitudine di cambi di formazione tra il 1985 e il 2012, con una produzione che annovera qualcosa come 182 album per un totale di 2325 canzoni. Il gruppo prende il nome dalla battaglia di Pochombo avvenuta il 4 luglio del 1937, dove Kim Il-sung attaccò le forze di occupazione giapponese. Se gli arrangiamenti tendono ad essere più moderni, le melodie proposte dal gruppo sono tuttavia fortemente ancora ancorate alla tradizione e per cui possono risultare lontane dal gusto occidentale. In questo gruppo si pensa abbia militato anche la moglie di Kim Jong-un, ovvero Ri Chol-woo, nel ruolo di cantante, e che il regime abbia provveduto a cancellare il passato della First Lady ritirando tutto il materiale audio-video su di lei. Tuttavia anche questa storia appare falsa, in quanto a cantare con i Pochombo Electronic Sample non era l'attuale moglie, ma l'ex fidanzata del dittatore Ryong, che secondo alcune fonti è stata condannata a morte assieme ad altri membri del gruppo accusati di aver prodotto materiale pornografico. Le notizie al riguardo sono comunque incerte, ma sta di fatto che a quanto pare la moglie del dittatore Kim Jong-un abbia comunque un passato da cantante. Facciamo adesso un salto nel 2012, dove direttamente Kim Jong-un ha selezionato delle ragazze per fondare una band pop al femminile. Questo gruppo corrisponde al nome di Moran Bong Band e gli spezzoni dei loro live sono stati utilizzati dallo youtuber Lars von Retriever per creare dei video fake nei quali cantano brani come I Want to Break Free o Killing in the Name of, che inserite nel contesto nordcoreano risultano a dir poco esilaranti. Detto questo, la Moran Bong Band conta ragazze che suonano, tra l'altro molto bene, e cantano. Il sound è più moderno, ma ancora una volta i brani, in linea di massima e per quanto mi sembra di capire, non fanno altro che esaltare il regime. Il loro stile musicale, anche se potrebbe apparire come una risposta in ritardo di 30 anni alle Spice Girl, è in realtà qualcosa di diverso e, se vogliamo, anche innovativo per il paese, in quanto mischia pop e orchestrazioni tipicamente occidentali con la musica tradizionale e la strumentazione coreana. Questo genere ha un nome ben definito che corrisponde a Taejung Kyo. La comparsa a livello orchestrale del mix tra occidenti e soluzioni tradizionali coreane si deve al lavoro del compositore Lee Sang-young, nato nel 1917 e scomparso nel 1995, che nel corso della sua vita ha compiuto studi tra l'altro in Francia e nella Germania dell'Ovest. Senza andare a presentare altri gruppi pop propagandistici, parlo del fatto adesso che nel 2010 è saltato fuori un demo dei Red War, un gruppo black metal che a tuttora si pensa provenga dalla Corea del Nord.
Tuttavia, questo, secondo alcuni, e io concordo, potrebbe essere benissimo un fake, in quanto la band canta in inglese e il black metal è un genere tipicamente europeo che poco o nulla ha attecchito in Asia, eccezione fatta per il Giappone e la Corea del Sud. Per questo motivo si tende a pensare che i Raid War siano dei musicisti della Corea del Sud che vogliono farsi passare per i cugini del Nord. Non si hanno notizie però più specifiche al riguardo. Quindi di fatto nulla a noi è giunto di significativo almeno finora da questo paese, ma facendo il processo inverso abbiamo invece notizie di come la musica estera sia penetrata in Corea del Nord e di come i cittadini si siano ingegnati per non incorrere in sanzioni, dato che la sua produzione è vietata e anche severamente punita. Quando si parla di diffusione della musica estera in Corea del Nord ci si riferisce in linea di massima al poco sovversivo K-pop, in quanto, contrariamente a quanto avveniva al di là del muro, artisti anche del calibro dei Beatles hanno sempre avuto un seguito limitato in Asia, seppure, lo sottolineo, con le dovute eccezioni. Molto probabilmente però in Corea del Nord le persone che conoscono e apprezzano canzoni come Yesterday forse si contano sulle dita di una mano. Del K-pop esiste anche una variante in lingua con quanto voluto dal governo introdotta direttamente da Kim Jong-un, ma quello che proviene dalla Corea del Sud è vietato e contestualmente quindi stuzzica l'interesse dei giovani del Nord. La notizia sulla diffusione di musica e film esteri viene direttamente dal già citato magazine NK News, dove questa specifica domanda è stata posta a chi dalla Corea del Nord è fuggito. Innanzitutto si sa che in Corea del Nord non esistono le discoteche, pertanto i ragazzi le improvvisano all'interno delle case, ma facendo bene attenzione a coprire le finestre per non far vedere ciò che accade all'interno e soprattutto cercano di insonorizzare l'ambiente e tenere basso il volume per non essere scoperti, in quanto un'arretata della polizia durante una festa del genere potrebbe costare loro molto cara. Altro modo per ascoltare musica straniera senza essere scoperti passa dall'utilizzo di pendrive di contrabbando. Questo è il principale mezzo di diffusione della musica che viene fruita su impianti dove nel lettore CD si mette della musica nordcoreana e nell'entrata USB ciò che si vuole realmente ascoltare. In questo modo, se si è sorpresi, si passa da un'entrata all'altra cercando di far finta di nulla e soprattutto facendo sparire alla svelta la pendrive. Questo metodo viene anche utilizzato per vedere film stranieri con i lettori DVD. Infine, tra i modi utilizzati per la diffusione di musica non consentita c'è la classica chitarra. Grazie alla sua portabilità i ragazzi possono cantare e suonare i loro brani preferiti, fermandosi in caso di movimenti sospetti attorno a loro. Da qui è verosimile pensare che possono esserci anche brani di protesta, considerati sovversivi, che circolano solo rarmente e non sono mai stati incisi, motivo per cui sono scarsamente conosciuti e non arrivano tra noi, motivo per cui non ne abbiamo notizia. Avviandomi verso la conclusione, voglio però tornare a parlare di rock, in quanto riporto la storia che vede come protagonista il batterista di una band heavy metal giapponese. Il suo nome è Funky Tsueyoshi, membro degli XYZ Ada, che ha avuto modo di mettere in piedi una vera e propria School of Rock con delle studentesse di Pyongyang. Il tutto inizia nel 2006, quando un suo amico, un ricercatore e fotoreporter di nome Masayuki Aramaki, chiede al musicista se è interessato a visitare la Corea del Nord. Nasce così il progetto The North Korea Rock Project, che vedrà il batterista recarsi a Pyongyang 5 volte tra il 2006 e il 2012. L'obiettivo di tutto è stato facilitare lo scambio culturale introducendo gli studenti locali alla musica rock. Su queste avventure Tsueyoshi ha scritto un libro che però dalle mie ricerche sembra essere disponibile solo in lingua giapponese. Parlando del progetto, il batterista ha avuto modo di raccontare come la prima difficoltà sia venuta dal governo giapponese, che non voleva venissero portati degli strumenti musicali all'interno di un paese sottoposto ad embargo. Inoltre, poiché la Corea del Nord è vista particolarmente male dall'opinione pubblica giapponese, Tsueyoshi a un certo punto ha cominciato a temere che la sua carriera e la sua reputazione potessero uscirne compromessi.
Superati questi primi scogli nipponici, i problemi sono continuati in Corea del Nord, dove ad esempio Tsuyoshi fu tenuto sotto stretto controllo dalle autorità e gli fu vietato di usare la parola rock rispetto a tutto quello che stavano facendo. Tutta l'attrezzatura per registrare inoltre è stata passata al setaccio per paura che fosse usata per registrare cose non gradite al partito. L'esperienza però, a detto del batterista, è stata comunque positiva e ha portato alla realizzazione di un brano dal titolo Question Mark, che è possibile ascoltare sulla sua pagina YouTube. Per quanto riguarda invece esibizioni di artisti esteri in Corea del Nord, e con questo chiudo veramente, si hanno notizie di un concerto tenuto dalla band industrial slovena Lightback. Se non li conoscete potete approcciarvi a loro ascoltando la versione che hanno fatto del disco Let It Be The Beatles, per poi passare ai lavori realizzati a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 90, come ad esempio Opus Dei del 1987. Il gruppo ad oggi è ancora attivo. Tornando a noi, il tutto è avvenuto nel 2015 grazie al regista norvegese Morten Travik e al grafico parigino Val Noir. L'esperienza ha portato alla realizzazione di un album dal vivo e un documentario che in Corea del Nord a quanto pare è molto popolare, in quanto è una delle poche produzioni estere ammesse nel paese, tra l'altro in lingua inglese. Nel concerto, per l'occasione, la band ha proposto un riarrangiamento del musical americano The Sound of Music del 1965 e l'esibizione è stata effettuata durante le celebrazioni del 70° anniversario dell'indipendenza della Corea del Nord. La cosa ha avuto eco in tutto il mondo, dato che la notizia è stata ripresa un po' da tutte le testate, musicali e non. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima con altre spigolature sonore. Arrivederci.